prego signori, a tutta la borgata. Siamo al convento di Santa Maria di Gesù, convento di Santa Maria di Palermo, a Monte di Grifone. Vi prego. Sta prendendo fuoco la chiesa, vi prego, portate chi può, idranti, pompe, qualsiasi cosa, non braccia perché ci sono persone volontari, ma se avete pompe lunghe di metri e metri, portate tutto quello che potete. Vi prego. La gente già comincia a svuotare le case, pure le bombole, guarda. Guarda. Madonna mia. Via. Scappa, via da mangiare scappate. Inutile che stiamo, cosa facciamo? Tanto se la cosa la prende non la possiamo salvare. Chi è? Questo è San Martino, stanno prendendo fuoco tutte le case. Mamma mia, che cosa ci sembra? L'acqua di andiamo, se tu la cominciamo a Dopo i tragici eventi di luglio, di fine luglio, insieme ad un collega c'era passato per la testa appunto di poter organizzare questa marcia simbolica che da Pioppo appunto portava a San Martino, proprio per cercare di acclamare più gente e far partecipare più gente possibile a questa marcia. Quell'occasione è nata in realtà dalla rabbia e dal coinvolgimento che tutta la serie di eventi che hanno colpito il territorio palermitano soprattutto ha suscitato nella gente comune e in particolare negli amanti del nostro patrimonio naturalistico. Per dare un'informazione generale sull'itinerario, faremo 2 pause, non di più, perché l'itinerario è di 12 km, il gruppo lo vedo abbastanza ampio e di questo vi ringrazio. Faremo 2 pause, una a Piano Casaboli, in corrispondenza dell'Ecocampus, in area attrezzata, e la seconda pausa sarà alla Neviera. Sarà un itinerario prevalentemente, attraversando prevalentemente territori integri da incendi insomma di questi recenti, tranne la parte finale appunto quando arriveremo a San Martino, proprio in discesa dopo la Neviera. In realtà è stata una bellissima passeggiata in cui siamo passati dalla, per fortuna ancora, rigogliosa natura dei Monti Palermitani fino a vedere quello che avevano causato gli incendi. Quella passeggiata mirava a unire le forze per mostrare il coinvolgimento delle persone, di quelli che meglio conoscono i luoghi, ma anche di quelli che ne usufruiscono saltuariamente, mostrare soprattutto quanto interesse c'è da parte della gente verso quei luoghi. Ha avuto un coinvolgimento importante. Manca l'aria,
Sono a Canadair, vicino a casa. È bruttissimo. Guarda la cenere, guarda come stiamo scappando. Stiamo spostando tutte le auto. Ci stanno sfollando. Guarda la cenere, guarda i favilli. Guarda, qua ci sono i cavi elettrici che stanno prendendo fuoco. Quella sera ero qua seduto insieme alla famiglia e vedevamo che c'era fuoco dietro la montagna. Prima che faceva buio c'erano i Canadair in azione a 4 alla volta. Facendo buio non possono più volare, quindi dobbiamo sperare che spengano il fuoco a piedi, cosa che purtroppo non si è avverata. Incominciarono a venire della cenere accesa che andava cadendo in vari punti della montagna. Ho preso i miei figli di corsa e li ho messi in macchina e ho pensato anche alla casa e quindi ho deciso di rimanere e cercare di salvare più cosa possibile. Non sono stato proprio avvolto da tutti i lati, ma prima a sinistra, poi non avendo più erba da bruciare si è spento, ma poi con il cambiamento del vento è ritornato da destra, dove che è stato più pauroso perché c'era un albero almeno 30 metri. In un secondo si è acceso, ha creato una pioggia di cenere accesa, qualche fiammella è scappata e ha fatto danno. Io mi ricordo benissimo la domenica pomeriggio, penso che era il 23 luglio, e lì dietro c'è stato appunto questo primo fuoco. Era dunque un pomeriggio molto caldo, però abbiamo visto che il fuoco è stato spento molto rapidamente e poi l'indomani c'è stata questa giornata afosa e quello che io ricordo era soprattutto la differenza di temperatura, no? Perché quando il 24 luglio c'era il fuoco che scendeva lentamente, io dormivo in cantina dove c'erano 29 gradi e invece fuori c'erano oltre i 40 gradi, no? Dunque passando dalla cantina al giardino sperimentavo in un minuto 10 gradi di differenza, no? Con i primi sentori di fumo. Il 25, quando siamo stati investiti dall'incendio, c'era una temperatura elevatissima, con vento di scirocco che proveniva da sud verso nord, quindi in pratica siamo stati completamente investiti da questa calura e quindi anche dall'incendio, perché è una conseguenza. Dalla montagna è venuto scendendo verso valle, verso la strada provinciale, ha investito tutta la montagna che abbiamo attorno, perché poi non era un solo fronte, il fronte si è diffuso e quindi ha investito completamente tutto in maniera omogenea. I danni sono stati parecchi, perché non è solo stato il danni di tipo materiale della casa all'interno che si è bruciata, all'esterno aveva una tettoia, aveva una veranda, sono andate completamente distrutte, ma anche la parte naturale, tutta la montagna. Molto probabilmente alcune delle essenze che sono state piantate sono andate perse in tutta questa situazione, oltre al fatto della perdita materiale. Di tutto questo è che non sono riuscita a poter fronteggiare perché non avevo acqua. Questa è stata una cosa che mi ha avvilito, perché aprire il rubinetto e non vedere che esce neanche una gocciolina d'acqua, perché si trova in questa situazione, è disastrosa, avvilente. Gli interventi, quelli dei vigili del fuoco, che sono arrivati verso le 5:30, quando ormai tutte le fiamme erano già, basse, però anche loro con difficoltà, venivano da Caltanissetta, quindi l'autocisterna era vuota, abbiamo dovuto aspettare che venisse riempita con un'altra macchina per intervenire su quello che c'era da spegnere, ma ormai il tutto era stato distrutto, non c'era più nulla attorno. La giornata ovviamente era una giornata di caldo, scirocco, con
Purtroppo i cieli iniziano foschi per la sabbia sahariana portata dallo scirocco e poi ovviamente durante la giornata si incupiscono ancora di più per i fumi e le micropolveri e tutti i prodotti dei vari incendi. Ripetutamente il circondario palermitano viene incendiato a frequenza di ogni 2-3 anni su più punti e contemporaneamente. In quei casi veramente l'aria poi diventa irrespirabile. Ci sono anche i dati delle misurazioni della qualità dell'aria che ci dicono che abbiamo sforato per micropolveri in quei giorni anche di 10 volte il limite considerato salubre, e sono dei punti di rilevamento comunque urbani. Quindi non siamo sulle montagne, siamo a livello di città. È una città che comunque è inquinata. Quindi superare di 10 volte le soglie che normalmente il traffico non fa superare ci dà l'idea della gravità del problema. Ma noi quest'estate almeno per 10 giorni abbiamo respirato arie irrespirabili. Sferacavallo è stata interessata agli incendi del 24 e del 25 luglio, nei due fronti, dei due promontori che la abbracciano, il promontorio Billemi e il promontorio di Capogallo. Su Pizzo Manolfo c'era una pineta meravigliosa da 70 anni ed è stata completamente distrutta. È chiaro, il pino non potrà più crescere. Sarebbe bastato che un canadese, soltanto uno, fosse passato sia dal versante di Mondello che da Inserra per spegnere l'inizio dei focolai, e noi oggi avremmo la riserva naturale orientata di Capogallo integra, quel boschetto che c'era da 70 anni, l'avremmo ancora oggi. È stato gestito malissimo questo incendio, non c'è stata nessuna assistenza. Io vagavo come un automa cercando di capire il perché nessuno avesse spento l'inizio di quelle fiamme e soprattutto il perché non ci fosse nessuno ad aiutare le persone, perché le persone hanno spento gli incendi da soli, hanno salvato le proprie case da sole. Addirittura in assenza in alcune case dell'energia elettrica, per cui non avevano il motore dell'acqua che funzionava e quindi l'hanno fatto manualmente con i secchi dell'acqua. Noi ci siamo accorti di quello che stava succedendo quasi per un sesto senso, perché non siamo stati avvisati da nessuno. Mi sono affacciato e ho visto semplicemente la sagoma della montagna tutta a rosso fuoco. Il fuoco non ci aspettavamo che arrivassimo da dove è arrivato, ovvero dall'alto. Non è arrivato facendo il giro della montagna, ma è arrivato proprio da sopra, dalla montagna. Infatti i primi tizzoni sono cominciati a cadere intorno alle 4. In quell'esatto momento ci siamo resi conto della pericolosità di quello che stesse succedendo, perché il vento non era più sotto controllo, non era più controllabile, quindi l'evento proprio non ci lasciava comprendere la dinamica di quello che stesse succedendo. A quel punto abbiamo deciso di scappare da casa senza che nessuno ci dicesse nulla.
Questi incendi ovviamente non partono all'apice della giornata, cioè quando c'è la massima radiazione solare o quando il caldo è più forte, partono la sera. È ovvio, è ormai acclarato che sono degli incendi provocati dalla mano umana e per giunta coordinati, perché non può prendere casualmente fuoco tutta la catena dei monti della Conca d'Oro in almeno 10 punti e ogni incendio, come è stato rilevato in alcuni casi, ha più di un punto di innesco. Quando abbiamo 100 eventi è ovvio che le squadre non bastano più. Poi andiamo a scoprire pure che buona parte delle squadre non c'erano perché erano a corsi di aggiornamento, che i mezzi non erano stati messi in funzione perché gli mancavano interventi tecnici o chissà che altro, che il personale disponibile, rimasto disponibile, non aveva i mezzi perché non può andare a spegnere un incendio con le scarpette da tennis. E poi tutto questo ovviamente si va sommando sotto delle responsabilità che secondo me vanno ancora ben determinate. La mattina del 25 luglio alle 8 i frati eravamo raccolti in preghiera e ci eravamo resi conto che il fuoco era vicino. Altri anni il fuoco è stato vicino, ma non in questa maniera come l'abbiamo visto proprio quel giorno. Ci giunge anche la voce del direttore del cimitero che ci invita con forza e con urgenza proprio a evacuare la casa. Siamo impauriti, non sappiamo dove si andrà a parare, mai uno scenario di questo genere si era presentato ai nostri occhi. Intorno alle 10 fra Carmelo ed io ci guardiamo attorno e pensiamo di fare una visita al convento per vedere quello che era successo, anche perché il fuoco dava segno che andava a diminuire. E in realtà, guardando i danni così immediati, ci poteva essere solo un ulivo secolare che era andato distrutto, però peraltro tutto sembrava pacifico. Verso le 13:30 che avevamo ormai deciso di riposarci, io piglio il Santissimo e scendo in chiesa per riposare il Santissimo nella cappella da dove l'avevo prelevato. Giunto al chiostro, quando apro la porta che dà nella sacrestia, c'è una marea di fumo che mi assale. Chiamo i miei confratelli e dico che la chiesa sicuramente è in fiamme. Da questo momento in poi avevamo la fortuna di avere con noi un vigile del fuoco, il nostro parrocchiano, in riposo, che comunque comincia a lavorare. E c'era una fiamma all'interno degli stalli del coro. Noi chiamiamo i vigili del fuoco. Quel giorno avranno avuto circa 2000 richieste, 2000 telefonate. Da questo momento in poi io perdo la cognizione del tempo. Sono arrivati, credo, carabinieri, forze dell'ordine per dirci che dovevamo abbandonare immediatamente il convento. E siamo ritornati nella piazza.
Ormai da quando nel 2020 ho subito l'incendio, il grosso incendio di Moarda, devo dire che le estati, per quanto possono essere belle per chiunque, sono diventate un grandissimo incubo. Quest'anno l'incubo è iniziato il 23 luglio, quando è iniziato il vento era caldo, quindi scirocco, quindi l'allerta continua. Proprio il 23 notte, quando già c'erano alcuni focolai su Palermo, mi è arrivato un messaggio su WhatsApp che mi diceva che praticamente da dentro il bosco, dalla parte alta dentro il bosco, in alto circa 900 metri, era partito un incendio con una fotografia. Quest'anno, dopo appunto l'evento del 2020, io insieme a un gruppo di ragazzi che si occupano di rewilding, insieme al gruppo delle persone che abitano, dei civili che abitano questo posto, abbiamo messo su un piccolo gruppo di custodi del territorio e ci siamo fatti un corso di formazione, abbiamo chiamato delle persone esperte e addirittura a settembre, anche se dopo l'incendio, abbiamo fatto anche un corso di primo livello A e B. Dal 23 in poi notte è iniziato un tantam, questo gruppo, per monitorare questa situazione. Comprendo che a Palermo ci doveva essere il delirio, però io devo dire che ho passato più tempo al telefono per tentare di chiamare il 1515, il 115 e il 118 che non riuscire ad avere almeno un minimo di risposta, perché mandavano qualche lancio di Canadair, si sarebbe fermato molto più velocemente. Intorno alle 11 di sera il fuoco è arrivato visibilissimo sulla montagna, quindi la nostra squadra, mi commuovo perché c'erano 3 persone che hanno già dimistichezza che collaborano con la protezione civile, fanno parte della protezione civile, erano col mezzo della protezione civile, c'erano solo 3 persone e tutto il resto erano i miei figli, gli amici dei miei figli, i compagni di scuola, i ragazzi del territorio che hanno a cuore questi luoghi e questi posti, vicini, amici che avevano sentito, si sono armati, sono saliti con i flabelli, seguiti chiaramente da persone molto attente e scrupolose perché sapevano di avere la responsabilità del fuoco, la responsabilità di vite giovani ed inesperte ed è una cosa che non dovrebbe succedere. Il fronte di fuoco è stato fermato dove ancora c'erano la parte rocciosa di Moarda, evitando che prendesse il bosco, perché una volta che prendeva il bosco, che è proprio al mio confine, quando il fuoco parte di Chioma, le speranze non le avremmo più avute di salvare il mio bosco. La cosa più preoccupante è il dissesto idrogeologico che questi eventi causano. Avendo perso questi territori la capacità di assorbire le acque, la capacità di trattenere i materiali, ad un prossimo evento piovoso potremmo avere veramente danni che vengono ovviamente aggravati ed accentuati dall'abusivismo che per decenni ha percorso il nostro territorio. Questi danni ovviamente li vedremo nel tempo, li vedremo nei prossimi anni, soprattutto se non si provvederà ad un ripristino delle condizioni di sicurezza e quindi a interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, perché sono i primi anni in cui realmente c'è un rischio notevolmente aumentato.
fuoco è partito verso le 10 di sera circa, a 2-3 chilometri da qua. C'era un caldo terribile, ma insomma il fuoco camminava appunto per lo scirocco in maniera abbastanza contraria, diciamo, alla zona. Poi purtroppo il fuoco chiaramente è arrivato perché è girato il vento ed è successo un disastro. Una cosa che va detta è che una sensazione comune a tutti è che qua c'è stata una volontà di non spegnimento, perché noi imploravamo affinché fermassero il fuoco dalla sera prima. Tra i pastori, gli allevatori, tutti i villeggianti che erano là, che dicevano andate, fate così, fate colì, gente che conosce le strade, non è stato fatto niente. Cioè qui da noi il fuoco è arrivato l'indomani alle 3:30 circa del pomeriggio, siamo alle 15:30. Hanno lasciato che bruciassero case perché questa è la zona più antropizzata, se vogliamo, per quanto non si vedeva, perché c'erano situazioni boschive importanti per cui tu le case neanche le percepivi, adesso le vedi, noi ci sentiamo nudi perché si è bruciato tutto intorno e parliamo di alberi secolari, non parliamo di piantine. Purtroppo si è ripetuto quello che qui a Gibbelmanna ormai periodicamente si verifica. Causa pure la mancata manutenzione dei fondi, delle proprietà, il caldo dei giorni precedenti al 25. Gli alberi erano talmente in pratica già poveri forse di acqua, che il calore dell'incendio verificatosi nei fondi limitrofi. Io per esempio avevo fatto da un 4-5 anni a questa parte più di 120 innesti. Qualcuno nella parte dove il calore era più distante e quindi non era arrivato con maggiore forza, forse si riprenderà, ma la maggior parte purtroppo sono questi castagni, vedete, sono castagni centenari, questi sono castagni. E qui tutto il castagneto in origine era così e purtroppo la situazione che si vede qua attorno è quella che è. Come dicevo, la maggior parte sono irrecuperabili, quindi bisognerà aspettare, e sicuramente non sarò in grado di farlo io, bisognerà aspettare che dalle ceppaie riescano i polloni, aspettare che il pollone abbia una certa dimensione per poi poterlo innestare. La mia reazione interiore è stata immediata. Io dal 26 o dal 27 di luglio ho chiamato l'avvocato e gli ho detto qua ci vuole un'azione comune, facciamo una class action, e lui mi ha detto fammici pensare, poi ha riflettuto e ha detto va bene, la possiamo fare. Grazie al cielo hanno risposto quasi 2000 persone, io spererei ci arrivassero tutti i siciliani, dovremmo essere 6 milioni a firmare questa class action. Si intende obbligare la regione siciliana ad occuparsi di quelli che sono i suoi precisi doveri, perché nulla di quello che avrebbero dovuto fare è stato fatto per anni, è stata un'incuria che si è protratta per anni. È bene che la regione colloqui con la magistratura, forse per mettere realmente a fuoco quali sono i suoi precisi doveri per salvare l'isola, il verde dell'isola, per salvare la popolazione che vive nell'isola. Non sappiamo neanche se la magistratura è andata avanti, se hanno fatto delle indagini, chi è che appicca, qual è il movente per cui questi fuochi si appiccano. Ci sono problemi di edificabilità, ci sono i catasti non aggiornati. Cosa sta succedendo? È stato un vero incubo, veramente impressionante. Per fortuna
le pecore le avevamo qua perché non so, il sensore quando una dice veramente le abbiamo lasciate pure qua quella notte, c'avevamo solo le vacche in montagna, per fortuna già alle 9 avevamo tutti gli animali qua. Ce la siamo visti brutta, soprattutto perché di mattina il fuoco, perché ha cambiato vento, è stata solo una lotta contro il vento. Di mattina c'era scirocco, andava verso il basso, il pomeriggio motore da tramontana ed è salito di nuovo. Le case per fortuna si sono salvate proprio perché eravamo qua e siamo stati molto attenti. Io praticamente mi ricordo tanti anni fa, era un sistema diverso per spegnere il fuoco, tipo per esempio c'era una collaborazione anche di quelli che lavoravano alla forestale, ma non c'era acqua. Nelle montagne non esisteva acqua, esistevano praticamente i flabelli e il controfuoco. Era una specie di gioco di squadra, cosa che adesso è impossibile fare, perché ci sono dei vincoli, perché non si può più fare il controfuoco, perché non lo so, non ho mai capito perché. Tanti anni fa abbiamo salvato montagne intere. C'è stato l'inferno perché era una condizione proprio incredibilmente favorevole per il fuoco. Si sono alternati tre venti quel giorno, perché il vento da che qua e il fuoco parte là sopra, perché io l'ho visto praticamente quando i ragazzi stavano scendendo, cioè subito io pensavo di farcela, ma intanto io ho vissuto degli attimi di panico quando loro scendevano. Perché? Perché c'era sto vento praticamente, cioè c'erano queste cose che volavano e il fuoco partiva a 100 metri sopra. Per le pecore soprattutto che ormai sono gravide, hanno bisogno pure un po' di sostentamento, abbiamo dovuto acquistare fieno e un po' di mangime per dargli un po' di forza, perché ora a settembre cominciano di nuovo con gli agnelli e sono magre per ora, come si suol dire. Avendo fatto l'azione collettiva poi ed essendo pronto l'avvocato a partire con quest'idea di mettere in riga la regione responsabili affinché si occupino soprattutto della prevenzione, perché nella Sicilia tutta, insomma, se la prevenzione venisse fatta e se i luoghi giusti fossero presidiati, tutto questo non sarebbe accaduto. Rispetto alle altre giornate di scirocco in cui abbiamo riscontrato il fuoco, non era così calorosa come le altre volte. Quello che è stato insopportabile è stato sicuramente la velocità e la forza devastante del vento. Si è scoperto che ci sono stati degli inneschi, circa 8 se non sbaglio, per quanto riguarda questa zona, nella parte alta, subito sopra il centro urbano di Gratteri, molto difficile da raggiungere, quindi questo fuoco che è partito di notte per giustificare l'autocombustione, che voglio sottolineare che non esiste. Il fuoco da questa altitudine di 800-900 metri, per virtù del vento, anziché salire verso le montagne, è sceso verso il mare ed è arrivato all'altitudine dove sono io, che saremo qui attorno ai 350 metri. Ha devastato un po' tutto quello che riguarda la mia abitazione. Ho perso gran parte della mia vita a livello ideologico e morale, quindi la mia scuderia, che tra l'altro avevo finito di costruire un mese prima, ad agosto, con dentro il mio cavallo che insomma è deceduto vivo tra le fiamme. E accanto alla scuderia c'era un laboratorio dove io realizzavo, sono un artigiano, realizzo strumenti musicali, mi occupo della realizzazione dei finimenti del carretto siciliano. Dentro c'era un numero elevato di attrezzi, attrezzature, strumenti, strumentazione. A parte le cose materiali, il cavallo per me era come un figlio, che io l'ho allevato, ho cresciuto e mi è stato portato via così, dire ingiustamente e anche banale. Mi sento di essere stato veramente stuprato
ed essere stato privato di tutto quello che avevo costruito, i miei sogni, i miei sacrifici, tutto quello in cui credevo, l'equilibrio che avevo creato nella mia vita mi è stato portato via così. Qui l'abbiamo avvertito insomma intorno alle 17, cominciamo a vedere i primi fumi e noi con i nostri mezzi naturalmente, con i nostri idranti che abbiamo cercato di bagnare il più che possibile la parte periferica della struttura. La cosa più difficile è stata evacuare la struttura. Eravamo circa 750, il 90% anziani, dai 60 agli 80 anni. Parliamo di italiani, tedeschi, polacchi, inglesi, bussare camera per camera perché non puoi dimenticare nessuno. Abbiamo gestito nel miglior dei modi la cosa, nessuno si è fatto male. La struttura, ringraziato a Dio, è stata veramente lambita dal fuoco, ma non è successo nulla a persone, a cose. Sono stati momenti veramente difficili, cioè cose che non dimentichi più. Io so e ho certezza che in Sicilia è stato fatto un atto terroristico perché lo Stato è stato mandato in crisi da fuochi in tutta la Sicilia, da nord a sud, da est a ovest. Se non si ragiona su questo punto fondamentale che noi abbiamo subito un attacco, cosa aspettiamo per reputarlo tale? Cosa aspettiamo per reputare grave questa situazione? Per questa terra io spero una presa di coscienza profonda e importante. Siamo una terra ricchissima sotto tutti i termini, sotto ogni aspetto, e da lì costruire un futuro nuovo non soltanto dall'aspetto appunto ambientale, paesaggistico, ma anche proprio dentro di noi. Un modo nuovo di vedere la Sicilia. Spero in una reale svolta green,
non quella del greenwashing in cui si mettono pannelli fotovoltaici disseminati per il territorio. Una reale svolta green nell'investire verso l'utilizzo del patrimonio naturalistico per creare economia, per creare posti di lavoro, per creare turismo. Una prima cosa, credo che sia il legame, ecco, degli abitanti del territorio, no? Con le nostre montagne, con le nostre foreste, il fatto di sentire che custodire il territorio non è compito solo della regione o dei vigili del fuoco, degli operai forestali, no, ma questo ci appartiene. Fin quando non si crea questo legame, penso che appunto non vi saranno abbastanti custodi del territorio. La mia speranza è quella che adesso prendiamo coscienza di quello che ci aspetterà e che noi siciliani, palermitani, prendiamo coscienza e dobbiamo volere e pretendere che vengano applicate tutte quelle norme che ci sono e quindi le regole che devono essere soltanto messe in atto, non dobbiamo inventare niente. Io per l'uomo che abita questo suolo, proprio che calpesta questo suolo, io auguro consapevolezza, ma che entri un poco di consapevolezza negli animi di questi uomini che siamo, ma prima io mi ci metto. Da più di 30 anni lavoro nel turismo. La Sicilia è turismo. Questi fenomeni accadono perché è l'uomo che li stimola. Io penso che i giovani oggi in Sicilia hanno veramente e cambieranno quella che è la mentalità della Sicilia. E quindi io penso, insomma, sono molto fiducioso che la Sicilia cresca nel tempo. Questo è terrorismo. Chi appicca del fuoco di notte, sapendo che limita o totalmente annulla l'intervento delle unità per spegnere il fuoco, questo è terrorismo, questo è omicidio di massa. La speranza è che si trovi la mente che sta muovendo tutto questo. Mi aspetto che questa solidarietà rivoluzionaria ci unisca tutti e che possa passare attraverso delle azioni di bellezza che in questo caso si traducono in rimboschimento, abbellimento, piantumare, fiori, seminare, ricominciare con le api che sono andate perse, ma ci dobbiamo muovere, noi abbiamo il dovere sacrosanto. Cosa ci diranno poi i nipoti? Verremo ricordati come quelli che abbandonarono l'isola ai bifolchi che la incendiavano e noi siamo stati incapaci di combattere. No, noi siamo in prima linea, siamo in trincea, ci siamo con grande forza. Years ago, it was about love, fairy tales and kings. There were many nights. I'm looking around and everything seems so surrealistic. But is it real? What is going on? Maybe I have been poisoned, 'cause they keep wanting me to believe that the world is ending, as in the days of wizards, witches and sorcerers. I see my future as a goldfish in a glass aquarium, without certainty, apart from being trapped in that box. As in the days of wizards, witches and sorcerers. What's between us? It's
wish I could tell a fairy tale to that child who plays in the garden, but I'm careful not to do